Il fatto che la storia dietro The Conjuring, il rito finale, è stata pubblicizzata come la più realistica di quelle mai viste dietro a questi film, ha fatto credere pienamente a molte persone a quel basato su una storia vera che vediamo nel film. Alcuni sono così sicuri che sia tutto vero che diresti abbiano visto un demone con i loro occhi, non so. Ma cosa è successo davvero? Ho passato molto tempo a scoprire il mistero dietro gli eventi di questo film, basandomi solo sui fatti, e la risposta è molto più complessa di quanto pensassi. Non so come proteggerti stavolta. Agosto 1973. In seguito ad aver perso la casa per via di un uragano che ha devastato il nord-est della Pennsylvania, la famiglia Smurl si è trasferita in una casa al 330 Chase Street di West Pittston. Una parte della casa era abitata da marito e moglie, Jack e Janet, con le loro 4 figlie, mentre l'altra dai genitori di Jack. All'inizio riportano di aver assistito a degli incidenti di poca importanza, come porte che si aprono da sole e scariche del bagno che venivano tirate da soli, ma con il tempo gli eventi paranormali sarebbero diventati più agghiaccianti. Nel 1986 la famiglia andò alla stampa dicendo, tra le altre cose, che uno spirito avesse spinto il cane della famiglia contro il muro e una delle figlie giù dalle scale. Inoltre una delle figlie sarebbe stata colpita da una luce caduta dal tetto il giorno della sua cresima e Janet sarebbe stata alzata in aria da una forza misteriosa, e durante tutto ciò dovevano convivere con urli a far ghiacciare il sangue e un odore tremendo. Nel gennaio del 1986 i coniugi Warren hanno iniziato ad investigare la casa e, tra le altre cose, riportano di aver visto la creazione di una massa nera, un materasso che inizia a saltare da solo e degli oggetti che volano giù da uno scaffale. A questo punto ci saranno spoiler degli eventi del film. Ok, per capire quanto quel basato su una storia vera sia affidabile, partiamo dal capire quali sono gli avvenimenti principali della storia vera che sono stati cambiati nel film. La trama si concentra molto sulla storia della nascita di Judy, riguardante questo specchio maledetto che fa entrare in travaglio in anticipo Lorraine, e finisce poi in casa degli Smurl. Allora, lo specchio fa davvero parte della collezione di oggetti paranormali dei Warren, ma non c'entra nulla con questo caso, che poi mi fa morire che il villain più terrificante che abbiamo mai visto lo percepiamo come uno specchio che, come caratteristica più pericolosa, ha il fatto di essere pesante. Vabbè, inoltre si sa solo che ci sono state delle complicazioni durante il parto di Judy, ma ovviamente tutto il resto è libertà artistica. E ovviamente Judy Warren non viene impossessata dal demone, come nel film, visto che lei non si trovava neanche lì. Un'altra cosa che è stata cambiata è che la figlia degli Smurl non vomitava sangue e pezzi di vetro come nel film, ma aveva semplicemente dei conati di vomito durante la visita dei Warren, da quello che ci viene riferito. E tra l'altro non era neanche la sorella giusta, cioè quella che aveva fatto questa cosa nella vita reale era in realtà una di quelle più piccole. Per quanto riguarda gli eventi paranormali riportati del vero caso, che non sono nel film, abbiamo la figlia che sarebbe stata spinta giù dalle scale, infatti non vediamo nulla del genere nel film, anche se ci viene detto che la madre di Jack è morta perché è stata buttata giù dalle scale da una qualche entità, ma in realtà nella vita reale è morta d'infarto. Non vediamo neanche quasi nulla delle cose che i veri Warren hanno riportato, come la massa nera o il materasso che salta da solo. Ora passiamo alla roba che vediamo nel film e che effettivamente è stata riportata nel caso della vita reale. Il cane viene sbattuto contro il muro, scena più triste del film, tra l'altro, poveretto, cioè non se lo meritava. Poi abbiamo l'avvenimento dove una figlia si è fatta male per via di una luce. Ok, ora che abbiamo capito cosa del vero caso il film abbia adattato, dobbiamo capire quanto effettivamente queste cose siano vere nel vero senso della parola. Personalmente non credo nel paranormale e, come Velma di Scooby-Doo, credo che ci sia una spiegazione razionale per tutti gli avvenimenti di questo caso. Ma nonostante ciò dimostrerò che è tutto falso, anche se credi in spiriti, demoni, eccetera. Allora, una delle cose che usano per spaventarti con questi episodi è il fatto che questi avvenimenti sono stati vissuti da 8 persone. 8 persone vivono in questa casa. 8 persone hanno vissuto questa cosa. 8 persone non sono pazze. Quindi è tutto vero, perché 8 persone non possono essere tutte pazze. Ma la verità è che questo mi fa credere che siano tutti in combutta per creare questa storia spaventosa. Guardiamo i fatti. Gli Smurl si trovavano in una situazione di difficoltà economica, magari anche per aver perso la casa nell'uragano, come detto prima. E nonostante il fatto che la famiglia dicesse di essersi stufata di tutte le attenzioni, da tutta questa storia ne hanno guadagnato molto. Oltre al fatto che avevano fino a 90 reporter da casa loro al giorno e venivano visitati da persone famose, nel dicembre del 1986 è stato pubblicato un libro sul caso e
Poi nel 1981 è uscito un film su questo libro e gli Smurl avranno sicuramente lucrato da tutte queste cose. Ora che abbiamo stabilito il motivo, andrò ad elencare alcune delle ragioni per cui tutti questi avvenimenti non sono veri, anche se credi nel paranormale. Come prima cosa, la donna che è andata a vivere in quella casa dopo che gli Smurl se ne sono andati ha riportato di non aver percepito nulla di soprannaturale. Inoltre, vari preti mandati dalla chiesa e il professor Paul Kurtz, l'allora presidente del Comitato per l'indagine scientifica delle affermazioni sul paranormale, hanno detto che era tutta una farsa e hanno anche accusato i Warren di non essere oggettivi, il che mi porta al mio prossimo punto. I Warren erano intrattenitori, avevano un programma da fare ed un'immagine da mantenere, un'immagine che avevano iniziato a costruire negli anni 70 quando il libro e il film dell'esorcista stavano diventando popolari, e molti li considerano anche pericolosi, visto che davano il titolo di impossessati a persone che forse avevano solo bisogno di aiuto dal punto di vista psicologico. Persino in questo caso alcuni credono che tutta questa storia sia dovuta a dei disturbi mentali dei quali soffriva il padre, però nel film i coniugi sono troppo carini e ci ho empatizzato molto, in particolare in quest'ultimo. Per concludere, quel basato su una storia vera lo possiamo interpretare come un basato molto liberamente su una storia raccontata da una famiglia che probabilmente era solo alla ricerca di fama. Nonostante ciò, il film non era così male. Se volete scrivere che ne avete pensato e che avete pensato di questo video, scrivete pure nei commenti.